Ve lo avevo promesso, se il video arriva a 20.000 visite vi tiro fuori un altro video e così è stato, 20.000 visite freschissime di giornata. E quindi tocca farne un altro. Cambiamo un po' i termini, ora ho circa 27.000 iscritti, il prossimo a 28.000. Altrimenti devo tirarne fuori troppo spesso di questi video. Altre 10 cose che sicuramente non sapete su Dragon Ball. Che poi questi titoli attirano sempre quelli che nei commenti fanno ma io le sapevo questa cosa. Bravo, bravissimo, complimenti. Intanto la visita me l'avete data. Prima di iniziare, io sono OceloTMDB e parlo di Dragon Ball e cultura pop sul web. Vi invito quindi a iscrivervi, attivare la campanella, lasciare like e passare anche da tutti i social che appaiono a schermo, che fa sempre bene secondo me. E magari anche comprare il mio fumetto punti a capo. Ma ora vi lascio al video, altrimenti poi ci vuole troppo. Ormai vi ho fatto una testa così sui social e già ne parlai nel primo Dragon Ball al microscopio. Fatto sta che i Saibamen sono una probabile citazione agli alieni visti nel film The Island Earth, film del 1955 che Toriyama avrà sicuramente visto dato che lo sci-fi è tra i suoi generi preferiti in assoluto. Alcuni hanno anche suggerito nei commenti sotto i post in cui ne parlavo un collegamento con Wingman, tra l'altro capitolo 16, poi l'ho cercato personalmente, di Katsura, ma sinceramente non vedo tutte queste similitudini nei design se non per le orecchie, anche perché da altre angolazioni sono completamente diversi. Piuttosto trovo qualche collegamento magari con l'idea delle coltivazioni per far nascere questi esseri, ma tutto qui. Parlando di Katsura, l'amicizia con Toriyama è lunga e duratura. Infatti Toriyama disegnò personalmente le anticipazioni di Wingman quando Katsura si ammalò dovendo abbandonare per un po' la serializzazione. Tutte molto generiche, dato che raramente leggeva altri manga. E citerà lo stesso Katsura anche in Dr. Slump, prendendolo in giro per il suo essere molto più campagnolo di lui, dato che abitava in un campo sperduto nel nulla. Sarà lo stesso Katsura a suggerire a Toriyama di far fondere i suoi personaggi per poterne creare di ancora più forti. Un bel consiglio, eh? La prima apparizione di Bulma animata non è in Dragon Ball. Quando ancora l'anime di Dragon Ball non era iniziato e solo alcuni capitoli del manga erano usciti, un animatore sicuramente appassionato dell'opera di Toriyama decise di inserire un easter egg di Bulma in una scena finale del primo film di Urusei Yatsura, la Mu, Only You, vestita tra l'altro non come nel manga, ma come in una delle famose copertine di Toriyama. Incredibile, vero? Allora, avete presente quando Goku arriva da Kaiô e questo gli dice che solo facendolo ridere potrà essere allenato? In italiano, almeno nella mia edizione perfect, Goku se ne esce con la battuta «Il colmo per un musicista? Avere un figlio suonato!». Ma in realtà dietro c'è ben altro. In Giappone, innanzitutto, Goku urla «Futonga Futonda!», che è un gioco di parole con la ripetizione di futon 2 volte, raddoppiando la T la seconda volta, e con ga e da che sono simili, che si può genericamente tradurre come «il mio futon è esploso», che non ha senso, lo so, ma ora ci arriviamo. Tanti anni prima, questo stesso gioco di parole era apparso in Dr. Slump, capitolo 214, in cui un professore dice «futon ga futonda», per disarmare quello che si credeva fosse un UFO. E quindi Toriyama ha praticamente riutilizzato una battuta fatta in un capitolo a casaccio di Dr. Slump, che tra l'altro da noi invece in quel caso era «Sopra la panca la capra campa», quindi la Star Comics mancò questa citazione fra Dr. Slump e Dragon Ball. Ma non è tutto! In Dr. Slump lo stesso Toriyama ci tiene a specificare che questo gioco di parole non è suo, bensì frutto di... lo potete capire, il suo amico Katsura. Questa cosa mi era sfuggita nel mio Dragon Ball al microscopio, quindi rimedierò qui, nel capitolo 425 di Dragon Ball, quello in cui Videl scopre l'identità di Grid Saiyaman. Per un errore di scrittura, la nostra Videl era chiamata Devil nei dialoghi. Questo errore è presente unicamente su Shonen Jump, in quanto rientra fra le cose che vennero poi corrette nei volumi. Sempre corretto nei volumi è il livello di potenza di Vegeta contro Recoome, che da 20.000 sale a 30.000. Solo però nelle edizioni giapponesi recenti, nella versione nostra è rimasto 20.000. E l'età di Gohan, che inizialmente avrebbe dovuto avere 3 anni, alzati a 4 poi in volume. Ma come si traduce piccolo Daimao? Grande mago piccolo? Re demone piccolo? Al Satan? Allora,
piccolo è effettivamente uno strumento musicale, per inciso l'ottavino, quindi sì, il nome di Piccolo, in linea con tutti gli altri nomi della famiglia demoniaca di Piccolo Daimao, è Ottavino. Ma Daimao? Beh, in Giappone esistono i Mazoku, esseri sovrannaturali per lo più demoniaci. A loro volta i Mazoku sono però i sottoposti dei Mao. Quindi il Mazoku un essere demoniaco, il Mao un essere che li comanda. Questo perché Ma sta per demone o diavolo, Zoku sta per genericamente famiglia, Ho invece sta per re o sovrano, come ad esempio un Kaiô per dirne una. Quindi Mao è liberamente traducibile come re demone o re diavolo, o come signore oscuro, una sorta di Satana potremmo dire, ovvero un demone che regna sugli altri demoni. Come se non bastasse, a Mao si unisce anche il Dai iniziale, che di suo significa grande. Daimao quindi potrebbe essere grande re demone, o anche grande re oscuro, e aggiungendo anche il suo nome otterremo un titolo onorifico tipo Ottavino, il grande re dei demoni. Suona fra il divertente e il minaccioso, Tutto Dragon Ball è così. Ormai su questo vi faccio una testa enorme, ma sappiate che la Z di Dragon Ball Z è sempre stata una Z e non un 2 come alcune persone alcune volte credono. Al riguardo Toriyama disse di aver scelto la Z perché è ultima lettera dell'alfabeto e quindi ottimo mix fra massima espressione e soprattutto finale di tutto. Ma a cosa risale quella Z? In Giappone usano spessissimo lettere dell'alfabeto nelle serie, anime e manga, basti pensare a Mazinga Z, uscito 12 anni prima di Dragon Ball, o altri 10 anni prima rispetto a Mazinga anche Ultra Q, serie precursore di Ultraman, che qualche anno dopo aggiungerà alle serie Ultra anche Ultra 7, con un bel 7 che pare pure una Z se ci pensate. Insomma, non fate i sempliciotti. È mai possibile che una serie studiata sotto ogni punto di vista per far soldi toppi proprio sul logo sbagliandolo? Dai, in Giappone fa figo mettere le lettere, tutto qui. Dragon Ball esiste grazie a la moglie di Toriyama. Toriyama sposò una mangaka non famosissima che dopo il matrimonio smise del tutto di lavorare, ma fu comunque essenziale alla nascita di Dragon Ball. Questo perché Toriyama si rese conto a un certo punto di essere annoiato di Dr. Slump e per mesi iniziò quindi a fare delle riunioni con Torishima per trovare un nuovo manga che potesse fare successo. E per quanto uscissero fuori idee interessanti, comunque nulla convinceva davvero Toriyama, come se mancasse sempre qualcosa. E, come racconta Torishima nell'intervista rilasciata a Forbes, una sera entrò nello studio la moglie di Toriyama per portare del tè ai due, finendo per mettersi a chiacchierare con loro, lamentandosi scherzosamente di come il marito, disegnando, guardasse di continuo film di arti marziali. E la lampadina si accese. Nel capitolo 6 di Dragon Ball, Goku salva le 3 ragazze da Oolong. Ricordate? Ecco, nel 2004, in occasione della guida Dragon Ball Forever, Toriyama racconta di aver basato i nomi di quelle ragazze su dei modellini di carro armati che aveva sulla scrivania. I nomi sono Hedge, Hog e Lee. L'Hedgehog è tecnicamente un'arma anticarro, ma un modellino di M5A1 Stuart 6, basato su quello usato in Normandia, presentava proprio attaccato a esso anche un anticarro Hedgehog. Probabilmente quindi aveva quello. Lee potrebbe stare semplicemente per l'M3 Lee, sempre un altro dei carri armati della seconda guerra mondiale, e allo stesso modo nel capitolo precedente, il 5, su una porta leggiamo Sherman Priest, che potrebbe stare per l'M4 Sherman e l'M7 Priest, ancora una volta tutti i carri degli alleati nella seconda guerra mondiale. Dragon Ball conta 42 numeri nella versione Tankobon, Dr. Slump 18 numeri, Dragon Ball Super invece ne conta sempre un volume di troppo. E sono 10! Se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi, attivare la campanella, lasciare like e commentare con le vostre curiosità preferite. Non mi interessa se le sapevate già. Sto scherzando, ovviamente. Passate anche da tutti i social che appaiono a schermo e noi ci vediamo, come sempre, in un prossimo video.